Ciao ragazzi, oggi ripercorriamo la vita, la leggenda e l'allenamento di Steve Reeves, il mitico Ercole del cinema mitologico di Cinecittà degli anni 50-60. È un bodybuilder iconico, il miglior rappresentante dello sviluppo fisico natural, armonico e scolpito, che ha influenzato intere generazioni di giovani ad approcciarsi al mondo della palestra. Enjoy! Stephen Lester Reeves, detto Steve, nasce nel 1926 a Glasgow, nel Montana. Dopo la morte del padre, avvenuto in un incidente agricolo, all'età di 10 anni si trasferisce con la madre ad Oakland, in California. Dopo aver perso una sfida a braccio di ferro con un amico, a 16 anni Steve comincia ad allenarsi con i pesi presso la palestra di Eddie Harrick e cresce rapidamente. All'inizio pesa sui 73 kg, ma nel giro di 4 mesi aumenta di circa 15 kg, diventando il ragazzino più muscoloso della palestra. Quando si dice la genetica, siamo nel 1944, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, e dopo il diploma si arruola nell'esercito degli Stati Uniti e presta servizio nelle Filippine e in Giappone. Nel 1946, dopo il congedo, Reeves studia chiropratica e riprende gli allenamenti in palestra, iniziando a gareggiare nel bodybuilding e, con un peso di gara di circa 97 kg per 1,85 m di statura, nel giro di 5 anni vince tutti i principali titoli dell'epoca. Ricordiamo il Mister America del 1947, il Mister Mondo del 1948 e il Mister Universo del 1950, dove superò Reg Park. Dopo aver vinto tutto nel bodybuilding, spinto da alcuni produttori cinematografici, comincia a studiare recitazione e si avvicina al mondo del cinema, ottenendo alcune parti in film minori, ma il grande successo non arriva. Dopo alcuni anni di gavetta, Steve trova la sua fortuna in Europa e gliela offre il regista italiano Piero Francisci, che vede in lui il giusto interprete per il suo film su Ercole. Insieme girano il film Le fatiche di Ercole. La pellicola ha successo e lo consacra ad icona del genere peplum. In pochi anni Steve diventa l'attore più pagato d'Europa e girerà numerosi altri film interpretando una varietà di personaggi, da Colia a Sandokan, fino al 1968, anno di produzione del suo ultimo film. All'età di 42 anni ha guadagnato abbastanza e, causa anche i postumi di un grave infortunio ad una spalla, lascia il mondo del cinema e si ritira a vita privata nel suo ranch in America, con la moglie Alina, rimanendo un fervente sostenitore e promotore dello stile di vita fitness natural. Muore a 74 anni il 1 maggio del 2000, a causa delle complicazioni di un intervento esplorativo per un linfoma. Il metodo di allenamento utilizzato da Reeves per costruire il suo fisico scultoreo era una classica routine full body basata su 3 allenamenti settimanali con 3 esercizi da 3 serie per gruppo muscolare, per un totale di una ventina di esercizi a sessione e una durata degli allenamenti di circa 2 ore e mezza a seduta. Curava la corretta esecuzione dei movimenti e la connessione mente-muscolo e in linea di massima eseguiva 3 serie da 8-12 ripetizioni per esercizio, ma spesso variava le ripetizioni alternando di seduta in seduta tra diversi range, da 5 a 7, da 7 a 11 e da 11 a 15 ripetizioni. Avendo la parte inferiore del corpo più sviluppata rispetto alla parte superiore, sin dall'inizio Steve si concentrò sullo sviluppo di un fisico equilibrato, caratterizzato da spalle larghe, dita sottile e proporzioni armoniche. E questo si riflette nella sequenza di esercizi che utilizzava nelle sue sessioni di allenamento. Partiva riscaldandosi con un po' di swing con manubrio e poi cominciava l'allenamento attaccando i deltoidi con tirate al mento, vento dietro con bilanciere, alzate laterali. Proseguiva con i pettorali eseguendo panca piana con presa ampia, panca inclinata con manubri, croci su panca piana. A seguire allenava i dorsali con trazione alla sbarra dietro la nuca, rematore al pulley, rematore a un braccio con manubrio. Era poi la volta dei tricipiti con push down al cavo, front press con manubri, cross extension con un manubrio. Seguivano i bicipiti. Per questo gruppo muscolare Steve eseguiva 6-9 serie di un solo esercizio, il curl con manubri seduti su panca inclinata. Continuava con le gambe con squat al parallelo, back squat, front squat, leg curl. Poi polpacci, 3 serie da 20-25 ripetizioni di calf raises, addominali, una serie di sit-up e dei rettori spinali con una serie di iperestensioni. Si allenava 3 giorni e riposava 4 giorni a settimana ed era un fervente sostenitore della necessità di concedere tempo adeguato per il riposo e il recupero al fine di permettere al fisico di svilupparsi al meglio seguendo i ritmi della natura.
Come aneddoto ricordo che raccontava come durante il suo decennio di carriera nel cinema si allenasse solo un mese all'anno, in generale a maggio, e questo fosse sufficiente per mantenerlo in forma per tutto il periodo delle riprese dei suoi film. Riassumendo, Steve Reeves ha capitalizzato sul suo notevole potenziale fisico, diventando un'icona del natural bodybuilding e dello sviluppo fisico classico, muscoloso ma non troppo, definito senza essere spellato, per uno sport a misura d'uomo. E ha avuto il grande merito di far conoscere ed apprezzare il bodybuilding al grande pubblico, in un periodo storico durante il quale i culturisti erano visti, nella migliore delle ipotesi, come una mera curiosità underground. Oggi vi lascio con una clip estratta dal film Ercole e la regina di Lidia, dove troviamo Reeves alle prese con il mitico Primo Carnera. Ciao, alla prossima!